importa se fuori c'è un'esplosione nucleare o no. Sarei al sicuro qui, in questo bunker. Potrei vivere sottoterra per almeno 2 anni, senza problemi. Stare in isolamento per molto tempo ha davvero i suoi effetti sulle persone. Guarda, non vorrei sparare a nessuno perché comporta un sacco di scartoffie. Ma in un blackout totale, in una situazione apocalittica, speri di non doverlo mai fare. Se il Black Friday... Sapete cos'è il Black Friday? Lo fanno per una TV a schermo piatto. Immagina cosa faranno quando non hanno cibo. Portiamo tutti armi e coltelli qui. Non aspetti di prendere una ruota di scorta dopo aver forato, giusto? Ma comunque ti porti una ruota di scorta ogni giorno. Pensa cosa faresti per nutrire tuo figlio. Ecco perché ci prepariamo ed ecco perché pianifichiamo. Una pancia affamata è una pancia pericolosa. Fondamentalmente è iniziato crescendo, sai, guardando film d'azione e roba del genere da bambino. Quindi sì, solo una passione. Alcune persone collezionano scarpe, io colleziono armi. Mi chiamo Giuseppe e ho una missione: esplorare gli angoli più remoti del pianeta per incontrare custodi di segreti antichi, donne e uomini con storie straordinarie e vite capaci di ispirarci e farci vedere il mondo con occhi diversi. E a ognuno di loro porrò la domanda più importante di tutte: che cos'è per te la felicità? Una domanda così potente da svelare l'essenza più profonda dell'umanità. Benvenuti nel progetto Happiness. Ogni civiltà, prima o poi, ha creduto di essere eterna. E ogni civiltà, prima o poi, ha visto crollare le proprie certezze. Viviamo circondati da luci che non dormono mai, da scaffali sempre pieni e da reti invisibili che ci tengono tutti connessi. E ci illudiamo che nulla potrebbe mai cambiare. Ma poi arriva un blackout, e poi una carestia, e magari una guerra nucleare, e tutto ciò che chiamiamo normalità si sgretola come polvere. E tu saresti pronto se il mondo finisse domani? Negli Stati Uniti si contano più di 20 milioni di americani che se lo chiedono ogni giorno. Trasformano la propria casa in una fortezza. Scavano bunker sotterranei, accumulano armi, cibo e carburante. Insegnano ai figli a sparare e a sopravvivere anche senza tecnologia. E molti pensano che siano solo dei paranoici, ma in realtà basta un blackout, un'altra pandemia o una guerra nucleare e loro all'improvviso diventano gli unici ad avere tutto. Li chiamano preppers, uomini, donne, famiglie intere che si preparano al collasso della società, alla prossima pandemia globale, a un attacco nucleare o anche alieno. E io sono qui per entrare nei loro rifugi e capire che cos'è la felicità per chi si sta preparando per la fine del mondo. Il Kansas è tra gli stati con il maggior numero di preppers in America. Ogni mese questo gruppo si ritrova per simulare scenari di crisi e condividere strategie di sopravvivenza. Vorrei che tutti voi riservaste loro un caloroso benvenuto dal Midwest Preparedness Project. Grazie a Giuseppe, progetto Happiness. Sì. Questa avventura non poteva iniziare meglio di così perché siamo riusciti a farci invitare in un'assemblea di prepper in Kansas, negli Stati Uniti. Ci saranno 50 prepper in questa stanza che si stanno confrontando sulle varie tecniche, sulle varie pratiche e noi siamo qui per imparare e poi per entrare nelle vite di queste persone e capire di cosa vuol dire prepararsi per la fine del mondo. Cosa ti spinge ad adottare lo stile di vita della preparazione? Il collasso del governo è uno degli scenari più realistici che mi vengono in mente. Quale diresti che è l'abilità più importante? Questo è difficile. Ma leggere le persone e capire le loro caratteristiche, così puoi riconoscere i tuoi nemici. Matt, in caso di collasso, se dovesse succedere qualcosa per cui tutto si ferma, come troveresti la felicità nel fatto di essere un prepper in quello scenario? Mantenere la mia famiglia nutrita, idratata e al sicuro da minacce imminenti. Kyle,
Se dovessi elencare un pezzo di equipaggiamento che diresti essere l'elemento più essenziale con cui iniziare il tuo kit, Credo che la filtrazione dell'acqua sia in cima alla lista. Possiamo resistere abbastanza a lungo senza riparo, possiamo resistere abbastanza a lungo senza cibo. quindi filtrazione dell'acqua, conosciamo la regola del 3, 3 minuti senza aria, 3 giorni senza acqua, 3 settimane senza cibo. Quindi l'acqua è quella più facile da gestire, perché non tutti hanno $400 da spendere per un bel sistema rebreather. Quindi prendi un filtro per l'acqua, prendi una borraccia e impara a purificare l'acqua. I tuoi migliori piani sono ottimi, ma qualcosa potrebbe fallire. Potresti essere preparato per le calamità più ovvie, ma ti conviene prepararti anche per le altre possibilità. E quindi stai costantemente guardando quali sono i diversi rischi che ho e come posso proteggermi da quelli. È davvero affascinante stare qui a osservarli. Sembrano pronti a tutto. Hanno il piano di riserva del piano di riserva. Ma più li ascolto e più mi chiedo, esiste davvero la sicurezza che loro tanto proteggono o esiste solo la sensazione di averla? Ho una domanda per tutti voi. Cosa vuol dire essere al sicuro? Avere la consapevolezza che sei un essere umano, sei l'essere più potente del pianeta. Puoi superare qualsiasi cosa, specialmente quando hai una comunità. Mi sento al sicuro sapendo che il Signore Gesù è sempre con me, dovunque io sia e qualunque cosa io faccia. Penso che per me essere al sicuro significhi sapere cosa succede intorno a te. Sai, non guardare i media, ma essere intelligenti riguardo a ciò che viene mostrato dai media. Cosa è vero e cosa invece non lo è. La capacità di far parte di una comunità o tribù come questa, il Midwest Preparedness Project, o dovunque tu vada quando lasci questo posto, è lì che risiede la tua sicurezza, quindi nella famiglia e nelle persone di cui ti circondi. Sicurezza è senza dubbio la parola che guida le loro vite, che li unisce e che crea una rete sicura di persone su cui fare affidamento. Quando la società crollerà e ognuno combatterà per sé, solo loro sapranno come sopravvivere, ma soprattutto di chi potersi ancora affidare. Tra i membri più rispettati dell'assemblea c'è Peter, che incuriosito dal nostro progetto ci invita a casa sua, o meglio dire, la sua fortezza. E bastano davvero poche parole per capire che nel suo mondo niente è ciò che sembra. Ogni cosa attorno a lui è un ingranaggio di un grande piano d'emergenza, come per esempio la macchina. Questa è la mia radio GMRS, con cui posso comunicare con altre persone sulla stessa frequenza. Sì. E poi ho... Il tuo gruppo di preppers? Sì, il gruppo, la rete o quello che è. Ho anche una radio CB. Quella è l'antenna, un'antenna alta con cui posso comunicare nella regione. Il tuo gruppo di preppers è l'unica gente di cui ti fidi davvero? Puoi essere onesto con me? Ok, ci sono diversi livelli di fiducia, secondo me. Quindi il mio gruppo, abbiamo informazioni che condividiamo solo tra di noi. Ok. E sai, ci sono solo... Le uniche persone che sanno chi è nel gruppo sono quelle nel gruppo, perché non vogliamo mostrare tutti i nostri segreti. La paranoia è qualcosa che capita ai prepper, ok? C'è una ragione per cui ci prepariamo. Sai, puoi chiedere a chiunque e ti dirà una ragione, ma è paranoia. Quindi questa è la mia borsa del pick-up, borsa per tornare a casa. Lampada frontale, kit di pronto soccorso, attrezzo multiuso, cintura extra, un tipo di arma facile. Va bene. Un paio di calzini extra, un copricapo, uno shemag. Ok. Un paio di guanti, una coperta per tutte le stagioni, caricatori extra per la mia pistola. Sì. E porto una pistola perché voglio essere leggero e voglio muovermi velocemente. Metalli preziosi. Ora questo è argento comune, quindi ha una certa percentuale di argento. Ma alla fine... Quindi subito dopo potrei probabilmente dire «Ehi, ecco una banconota da $100, puoi darmi X?» Sai, è una tua difesa se vuoi, ma quello potrebbe non valere assolutamente niente. O posso dire «Ehi, ecco $0,5 che è argento al 50%. Sai, quello può valere qualcosa sia come metallo prezioso, come ricostruzione o altro. Ed è probabilmente circa $40 qui. Barretta calorica. Sì. Per quanto tempo puoi sopravvivere con Spero questo? almeno 3 giorni, visto che sono un tipo grosso. Kit di purificazione dell'acqua, crema solare. Ok. Perché qui il sole splende. Un'altra coperta termica perché non se ne hanno mai abbastanza. Nastro adesivo. Ok. Mai abbastanza.
Questo è pensato per essere leggero e pratico. Come ti fa sentire sapere di avere questo zaino pronto? Ho visto molte persone che erano... Se solo avessero avuto una cosa in più, sarebbero stati a posto. E potrebbero dirti, oh, hai bisogno di questo, di quello, di quell'altra cosa. Forse. E probabilmente sarò un prepper fino al giorno in cui morirò, perché è semplicemente quello che sono. Non so perché, però ho una domanda in mente che vorrei farti. Dai, parliamone. Hai paura di morire? No. No. Perché quello è tutto ciò che ti serve per sopravvivere. Sì, non voglio morire. Non ho alcun desiderio di morire. Voglio vivere. Ma non voglio rendergli facile uccidermi. Quando dici loro, cosa intendi? Chiunque. Chiunque decida un giorno di dire ti eliminerò. Ma la macchina è semplicemente la prima pagina del suo manuale di sopravvivenza. E la casa è il pezzo forte. Ne parla proprio come se fosse un organismo autosufficiente, costruito nei minimi dettagli per resistere quando tutto il resto crolla. Un luogo pensato non per vivere, ma per sopravvivere. Il Covid ha insegnato alla nazione o ha insegnato al mondo che devi essere autosufficiente. Le persone non si rendevano conto di quanto poco cibo hanno. Dimmi un po', eri in qualche modo soddisfatto o nel profondo anche un po' felice di essere pronto? Sì. Sai, per quanto riguarda le pandemie, le cose che succedono nel mondo, quella era piuttosto leggera, secondo me. Guardi film continuamente di persone che c'è una pandemia e la gente muore per strada. Eri persino pronto per qualcosa di peggio, no? Sì, perché il punto è che se sono pronto per qualcosa di peggio, qualsiasi cosa di meno è piuttosto facile. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 20 e qualcosa pannelli solari. L'impianto non si limita solo a far funzionare la mia casa, i miei congelatori, i miei frigoriferi, il ventilatore del mio riscaldamento e cose del genere. Posso anche cucinare, posso sostentarmi, posso mantenere una certa qualità di vita durante un evento. E questi cagnoloni? Questi sono i miei cani da guardia. Proteggono il mio bestiame, proteggono la mia terra. Lo fanno e come? Ok, ehi! Sì, proteggete molto bene. Ci avvisano anche... Sì. Quando le persone entrano nella proprietà. Sì. Quindi sono... Ecco perché li chiamiamo cani da guardia. Penso di aver sentito una storia della fine del mondo parlare di un buco nero vagante. Un buco nero che vola nello spazio divorando pianeti. Buon Natale! Ok, quello è l'estremo, non posso prepararmi. Mi siederò, berrò uno scotch e aspetterò quello che viene. E accettare che per la mia stessa salute mentale non posso stare qui a preoccuparmi di ciò che non posso controllare. Posso solo concentrarmi su ciò che posso controllare. C'è però un dettaglio fondamentale che mi incuriosisce più di tutti. Qual è stato il momento esatto in cui Peter ha capito che non poteva più fidarsi del mondo e doveva quindi prepararsi? Quindi io ho iniziato, secondo me, negli anni '80, con la guerra fredda. E, sai, tutti dicevano la Russia ci invaderà o l'Unione Sovietica ci invaderà e dobbiamo prepararci per quello. Beh, allora non ci chiamavano prepper, ci chiamavano survivalisti, quindi si è evoluto in prepper. Dopo che quello si è calmato abbiamo avuto il Y2K, tutti i computer si bloccheranno e ci riporterà ai tempi della frontiera. E quindi abbiamo avuto quello. Oggigiorno, quando le persone mi chiedono per cosa mi sto preparando, do loro la risposta da gioventù bruciata. Cos'hai da offrire? E questo allarga lo spettro verso l'aspetto successivo. Se ti stai preparando per l'apocalisse zombie, ma non sai come affrontare un'interruzione di corrente, sei davvero preparato? Accumulo cibo, accumulo forniture mediche, ho imparato a coltivare il mio cibo, ho un pick-up a trazione integrale perché il meteo del Kansas è imprevedibile. Sono andato a lavoro con il sole e 27 gradi, sono tornato a casa con una tempesta di ghiaccio. Proprio come paghi l'assicurazione per la tua auto, o per la tua casa, o per la tua salute. Quella è preparazione. Ti stai preparando a fare qualcosa stai spendendo soldi e risorse per qualcosa che speri in Dio di non avere mai bisogno. Grazie. Non riuscivo a trovare il tuo zucchero. Immagino che anche tu sia una prepper, no? Sì, noi
lavoriamo insieme per trovare un piano che funzioni per entrambi. Costruiamo le nostre risorse insieme e sviluppiamo quel piano. È questo quello che noi facciamo qui al tavolo, la mattina. Ah, ok. Tutte le mattine? Ogni mattina. Ogni mattina, praticamente ogni mattina, perché è un modo per iniziare al meglio la nostra giornata. È la nostra stessa salute mentale, è la nostra stessa terapia. In uno scenario di preparazione, se tutto va storto, sappiamo che la nostra terra può coltivare questo. E possiamo consumare questo, possiamo nutrire i nostri corpi. E questo è un pezzo di ansia o depressione o salute mentale di cui non dobbiamo preoccuparci. Sai, la salute mentale è una cosa importante. È una coperta calda e soffice, una tazza calda di zuppa. Possono farti andare avanti. Sicuramente a Peter non mancano le armi con cui difendersi nel caso fosse attaccato, perché qui, nella vetrina in sala, mostra i fucili migliori che ha, però mi ha detto che ne ha alcuni sotto che sono quelli più per protezione personale. Come per esempio quello ha un fucile proprio a fianco alla porta nel caso in cui servisse immediatamente. Peter mette subito in chiaro una cosa. Non può mostrarci tutto perché non può rivelare dove tiene ogni scorta né come è organizzato davvero il suo sistema. Perché dice che in caso di emergenza chi non è preparato farebbe qualsiasi cosa per sopravvivere. E quelli come lui sarebbero i primi ad essere attaccati. Eppure sembra fidarsi di noi e ci concede un grande privilegio. Entrare nel nucleo della sua fortezza, da dove controlla tutto. Quindi scendendo è lì che tengo la maggior parte delle mie cose. In Kansas devi avere un seminterrato a causa dei tornado. Ah, ok. È la ragione principale per cui tengo roba laggiù. Davvero sicuro e protetto. Questo qui è quello che uso per quella che chiamo la mia difesa del ranch. Ho un silenziatore sopra. Ok. Il controllo del suono. Perché sono una persona premurosa, se voglio sparare di notte non sveglio i vicini. Ok. Qui sotto abbiamo acqua di scorta, cibo extra che abbiamo inscatolato, abbiamo un paio di secchi di emergenza di cibo liofilizzato. Sì. C'è anche tanto spazio per le scorte personali, abbiamo un posto per i vestiti di ricambio, abbiamo un posto per i medicinali, uno per il freddo. Abbiamo scorte, maschere antigas, ho diverse paia di stivali di ricambio, ho vestiti extra. Perché quando tutto si ferma, la produzione si ferma, diventi il tuo stesso fornitore. Sai, se posso avere un abbigliamento di qualità, perché già è roba usa e getta, quindi tipo io ho vestiti che non mi stanno. In realtà ho... Sì, qui... Vestiti Peter taglia 2XL. Io sono tra la 3 e la 4 adesso. Nell'Apocalisse, sì, quello è il piano di dimagrimento definitivo. Perderò peso e avrò bisogno di vestiti in cui entrare. Ora potrei perdere ancora più peso o potrei rimettermi in forma uno di questi giorni ed essere in grado di entrarci. E cosa mi dici della protezione? Della difesa, intendo. Difesa? Sì, ho armi. Sì. La mia difesa è su vari livelli. Nella mia convinzione, se puoi, tutti dovrebbero avere 3 armi. Quindi ho alcuni esempi, li porterò fuori. Ok. Ok? Dammi un secondo. Aspetto qui, no? Sì, aspetta proprio lì, torno subito. Non tutto può essere filmato, queste erano le condizioni con Peter, me l'aveva già detto che mi avrebbe portato nel suo covo, ma ci sono determinate cose che devono rimanere segrete, quindi noi rispettiamo la sua volontà e lui ci farà vedere tutto quello che può farci scoprire del suo mondo, ma alcune cose sono segrete. Dimmi se ti sembra pesante. Pesante. Ok? Pesante. Ora, la porterei ogni giorno addosso per la difesa? No, porto una pistola un po' più piccola, ma è molto potente. Quindi per me il revolver è l'arma di un prepper perché ha il doppio scopo. Ok, puoi cacciare, puoi anche difenderti. Ha un paio di calibri diversi. Questo è un AK-47, questa è la versione semiautomatica. Mikhail Kalashnikov costruì questo coso in modo estremamente semplice. Inserisci il caricatore, lo tiri all'indietro e inizi a sparare. Questo è un Mossberg 590. È usato dai militari qui negli Stati Uniti e probabilmente anche in tutto il mondo. Non ha una grande gittata, ma è molto potente. Ed è molto facile da usare. Ed è... ecco qua. Ed è pesante. Ma il peso è ben distribuito. In fondo li capisco perché anch'io mi proteggo ogni giorno online con NordVPN. Si tratta di un'applicazione utilissima che ti protegge mentre navighi.
Per farvi capire meglio, è come se avessi una barriera invisibile tra te e il resto del mondo quando ti colleghi a internet. Cripta la tua connessione, nasconde dove sei davvero e blocca virus, pubblicità fastidiose e quei siti trappola che cercano di rubarti tutti i dati personali. Ma la cosa più importante è che un solo abbonamento basta per proteggere fino a 10 dispositivi. Così lo puoi condividere con tutta la famiglia. E con un solo clic posso far finta di connettermi da un altro paese e accedere a contenuti geobloccati o semplicemente navigare senza la paura di essere hackerato. Ti ho lasciato un link in descrizione o scansionando questo QR code potrai provare NordVPN con un'offerta speciale solo per la nostra community. Provalo e se non fa per te hai 30 giorni per ripensarci, soddisfatti o rimborsati. Se potessi essere totalmente onesto con me, di cos'è che hai più paura che pensi dovresti davvero usare quelle armi per proteggerti? Degli esseri umani. Se il Black Friday, sapete cos'è, no? La grande giornata di shopping sfrenato che si tiene dopo il giorno del ringraziamento. Fanno così per una TV a schermo piatto. Immagina cosa faranno quando non hanno cibo. Quindi sì, gli esseri umani, da una parte potrebbero essere tuoi amici, dall'altra i tuoi peggiori nemici. Guarda, non voglio sparare a nessuno perché comporta un sacco di scartoffie. Ma in un blackout totale, in una situazione apocalittica, speri di non doverlo mai fare, che le persone ti lasciino stare e aspettino che torni la corrente. Ma, sai, i criminali imperversano già così. Immagina quando i servizi e le comunicazioni sono fuori uso e non posso chiamare il 911. Perché faranno tutto il possibile per sopravvivere. Lo capisco, ma questo include anche rapinare, saccheggiare, rubare, bruciare, prendere ciò che non è loro. E quindi è lì che mi preparo per i disordini civili, perché puoi collegare qualsiasi tipo di incidente ai disordini civili. Non si sa mai, sai, è come dicono, prega per la pace e preparati per la guerra. E invece cosa ti rende davvero felice in questa vita? Che sono preparato, che posso affrontare la tempesta. Qualunque tempesta. Ciò che mi porta felicità è che ho un piano. Calma il mio cervello ADHD sapere che non sono seduto qui a pensare in quanti modi può finire il mondo. Posso sedermi qui e dire sì, ce la faccio, nessun problema. Dormo meglio la notte, sai? Alcune persone la chiamano paranoia di base, ma sto sorridendo. In America le armi sono il simbolo di un paese nato con l'idea che ognuno debba potersi difendere da solo. Ma tra i preppers quest'idea si trasforma in sopravvivenza. È la convinzione che quando la società crollerà, perché crollerà, la legge non potrà più proteggerti e che la differenza tra vivere o morire dipende solo da quanto sei pronto a reagire. Per capire quanto le armi contino per loro, ho deciso di partecipare a un corso di autodifesa tenuto da un istruttore che ogni settimana allena gruppi di preppers. Oh sì. Quali sarebbero gli scenari peggiori in cui puoi usare questo tipo di armi? Perché io li ho viste solo nei film, sai, nei film di guerra per esempio. Sì, e mentre capisco che, sai, i film mostrano un po' di quello, che questa roba è usata solo per la guerra, ma sai, possiamo usare un'arma da fuoco per cacciare, per proteggermi o magari anche per nutrirmi. Se ho bisogno di usare un'arma da fuoco per cacciare un cervo o altra selvaggina, dobbiamo usare un'arma da fuoco per quello. E in una situazione di emergenza non possiamo andare al negozio, giusto? Quindi devo usare un'arma per andare a caccia, possibilmente. O di nuovo, nello scenario peggiore, qualcuno sta cercando di prendere la mia roba e io non voglio che prendano la mia roba. Porto con me molta esperienza della mia carriera nelle forze dell'ordine. Sono un militare in pensione, sono stato in Afghanistan, sono stato in Iraq. Il mio lavoro è insegnare loro come farlo in sicurezza, come maneggiare un'arma da fuoco ed essere a proprio agio con un'arma, essere al sicuro con un'arma, essere sicuri di sé con un'arma. Noi non facciamo tutta questa formazione per andare là fuori ed essere Rambo, giusto? Voglio dire, davvero, se ci pensi, una mamma di 55 anni non andrà là fuori a fare Rambo, giusto?
Già. Vuole proteggere se stessa, vuole proteggere la sua famiglia, vuole proteggere i suoi figli. Ci stiamo preparando per andare là fuori e iniziare la lezione, quindi una delle cose più importanti che possiamo fare prima di iniziare è assicurarci che le nostre armi da fuoco siano aperte e scariche. Quindi, mentre ci prepariamo per iniziare, se vuoi unirti a noi, amico, ci farebbe piacere averti al poligono. Puoi provare un po' di armi, stare con noi e sparare insieme a noi. Che ne dici? Facciamolo, certo. Va bene, Grazie, grande. grazie. Ragazzi, benvenuti alla nostra lezione di oggi. Oggi faremo Pistol Fundamentals 1, quindi in realtà lo scopo della lezione di oggi è semplicemente rivedere come utilizzeremo le armi da fuoco, le operazioni di base e cose del genere, ok? Ehi, fuoco ragazzi, fuoco! Bravo, così. Ci siamo, un colpo, fuoco! Sembrava ottimo. Così va bene. Lascialo andare, perfetto. Ok, voglio sistemarti l'impugnatura. Bravo, bel lavoro. Non riesco a immaginare da chi ti dovresti difendere con questa, forse da Godzilla, però... Quindi tutti avete delle armi addosso adesso? Sì, Sì, sì. Ah, tu ne hai due? ne ho due. Ne hai due? La mia punta dritta alle mie parti basse. Wow, guarda quella. È carica. Quindi questa... Wow. Perché ne porti due? Ti serve una di riserva. riserva. Perché se non riesco ad arrivare a questa, spero di riuscire ad arrivare a questa. O se questa viene presa, Ok. potrebbero non notare che quella è una pistola. Quante volte sei stato in una situazione in cui hai dovuto veramente usarla? O l'avresti potuto usare? Ho dovuto estrarre la mia arma una volta, non ho dovuto usarla. Oh, ok. Si è fatto furbo. Non porti un'ascia a una sparatoria, giusto? Quindi questo è tutto per me, sì, tutto. Hai uno di quelli. Oh, pazzesca. Bello. È carica? No, non lo è. Posso provare? Sì, È una pistola. sì, è una pistola. Non ho mai visto niente del È un genere. calibro 22, no? Sì, è un calibro 22. Davvero? Sì, Dove la tieni? Nascosta o... Sembra un piccolo telefono. come un portafogli. Wow. Sì, tira indietro e... Bang. Quella è davvero figa, è davvero Sì. figa, ma non ne basta una. Perché ne hai bisogno di una di riserva? Beh, alcune armi semiautomatiche si inceppano. Ok. Quindi se avessi questa e te la punto contro e poi fa clic. Non ho tempo di provare a verificare il funzionamento, la butto a terra e passo alla prossima. È ridondanza. Ma perché pensate che qui, tra di voi, negli Stati Uniti, tutti pensano di doversi prendere cura di se stessi? Che tutti devono difendersi da soli? Ma non vi affidate alla polizia o... Perché ci vogliono dai 7 ai 10 minuti per arrivare Se qui. sei fortunato. Se qualcuno mi viene addosso con una pistola, mi sparerà in meno di un minuto. Stringiamo una specie di giuramento, assumiamo una responsabilità come portatori di armi da fuoco. E se qualcun altro è nei guai è una specie di dovere, che tu sia delle forze dell'ordine o no. È solo parte dell'aiutare. Tutti hanno bisogno di un coltello. E posso anche aprirci una birra con un Tutti coltello. voi? Tutti noi, sì. Il mio è in casa. Oh, stavate tirando fuori i coltelli. Sì. Voglio tirare fuori il mio. Sì. Provalo. E poi premi il pulsante giù. Sì. Wow. Tutti portiamo pistole e Già. coltelli. Già. Sai, non aspetti di prendere una ruota di scorta dopo aver forato, giusto? Sì. Porti una ruota di scorta ogni giorno. Ogni giorno. Quante volte hai forato, giusto? Ma comunque porti una ruota di scorta ogni giorno. So che è un po' diverso, ma nello stesso concetto è un po' lo stesso alla fine. I problemi che state cominciando a vedere dalle vostre parti, Spagna, Germania, Francia, con tutti i musulmani che stanno arrivando dall'Africa, ci sono enormi problemi in corso adesso. Ci sono enormi problemi, le accoltellate, gli stupri. E il vostro governo non vi lascia reagire, non stanno facendo nulla al riguardo. Alla fine vedrete nei vostri paesi ciò che noi abbiamo predetto o per cui ci prepariamo. Noi ci prepariamo per questo tipo di disordini civili, voi li state vivendo. Lo state già vedendo. È evidente che per loro essere armati è l'unico modo per sentirsi al sicuro. Un paradosso che ti porta a vedere chiunque come un potenziale nemico, perché sai che potrebbe essere armato quanto te.
Molti di loro però non si fermano alla difesa personale. Possiedono collezioni da centinaia di migliaia di dollari, lucide, impeccabili e degne di un film d'azione. Con una sola differenza però, qui non è finzione, sono tutte vere. Fondamentalmente è iniziato crescendo guardando film d'azione e roba del genere da bambino. Volevo collezionare le armi dei film, per così dire. Come lo Spas 12. Non è il calcio corretto, ma è la stessa arma che hanno usato in Terminator 2. Gli AK sono sempre state le armi iconiche dei cattivi. Rambo 1. Rambo, praticamente in tutti. Anche Platoon. Sono diventati iconici nel corso del tempo. Qual è l'arma più potente che hai qui? Sarà il calibro 50. Questa. E quella la possiedi per divertimento, no? Non è pensata per utilizzarla come protezione personale. Non andrò ad abbattere un elicottero con questa. È letteralmente solo un'arma per divertimento. Non vado in giro non faccio del male a nessuno, insomma, questo. Quindi sì, solo una passione. Alcune persone collezionano scarpe, io colleziono armi. Non avevo mai visto così tante armi in vita mia. E non posso certo raccontarvi di sentirmi a mio agio, ma capisco che qui la parola civiltà si regge su presupposti molto diversi da quelli a cui sono abituato. In questo paese, praticamente ovunque nel mondo, abbiamo un velo molto sottile di civiltà. In quasi ogni posto del mondo hai circa 72 ore di scorte alimentari. Se si verifica un disastro importante e quella scorta di cibo viene tagliata, le persone che non hanno niente entro 72 ore moriranno di fame. Non saranno in grado di nutrire le loro famiglie, i loro figli. Pensa cosa faresti per nutrire tuo figlio. Qualsiasi cosa. Esattamente, qualsiasi cosa. Ecco perché ci prepariamo ed ecco perché pianifichiamo. È letteralmente a causa di questo sottile equilibrio. Una pancia affamata è una pancia pericolosa. E cosa pensi sia davvero la felicità per voi? Penso che ciò che riduce tutto e che mi rende felice è il fatto che so di poter prendermi cura della mia famiglia e dei miei amici, della mia famiglia allargata, quando e se dovesse mai succedere qualcosa. Mi piace sapere che siamo ben preparati e capaci di prenderci cura di noi stessi in qualsiasi situazione. E sapere che ho sempre lui a proteggermi le spalle è una delle cose più grandi, specialmente in un mondo dove essere una giovane donna è spaventoso. Quindi essere più preparata, avere armi intorno a me ed essere cresciuta in questo modo è parte di ciò che mi rende felice ed è parte di ciò che mi mantiene al sicuro. E poi ci sono minacce però contro cui nessun'arma serve davvero. Per esempio una guerra nucleare, un attacco biologico o, come dicono alcuni, perfino un'invasione aliena. Quando succede qualcosa del genere, non c'è posto al mondo dove nascondersi e sentirsi al sicuro. A meno che tu non viva in un bunker. E non uno qualsiasi, il Silos Atlas versione F, costruito negli anni 60, nel pieno della guerra fredda, per ospitare il primo missile balistico intercontinentale capace di colpire Mosca in meno di mezz'ora. Stiamo parlando di 60 metri sottoterra, pareti di cemento armato, porte blindate da 20 tonnellate e sistemi d'aria e schermature pensate per resistere a un'esplosione nucleare. Semplicemente il paradiso dei preppers. Come per Matthew, che ha venduto tutto ciò che aveva per ristrutturare parte del silos e trasformarlo nella sua casa. Fa un po' strano pensare che un tempo questo luogo contenesse un missile nucleare da 3,6 megatoni, mentre oggi ospita lui, il suo cane e una convinzione incrollabile. Originariamente questo posto era progettato per resistere a un attacco nucleare vicino, quindi so che questo bunker è sicuro sottoterra. Questa è una delle cose fantastiche del vivere qui sotto e per prima cosa non importa se ci sono 43 gradi in estate o meno 23 in inverno, non importa se fuori c'è un'esplosione nucleare o no, sarei al sicuro qui in questo bunker. Con il tuo cane mi ricordi un po' Will Smith nel film Io sono leggenda. Sì, è vero. Sì. Questo quindi è il tuo posto sicuro, dove se succede qualcosa tu puoi stare qui ed essere al sicuro, no? Vero, questo è l'obiettivo finale. Una delle cose che sto pensando di fare nello sviluppare il mio posto è trasformarlo in tipo il bunker di un biohacker. Come posso ottimizzare il mio corpo? Come posso ottimizzare la mia mente?
come posso essere in grado di affrontare alcuni di questi problemi per cibo fresco, aria pulita, acqua pura e creare uno scenario in cui posso prendermi cura di me stesso e del mio cane, giusto? Mettiamo che domani scoppiasse un altro attacco virale, un'altra pandemia. Saresti al sicuro qui dentro? E se sì, per quanto tempo? Quanto tempo potresti vivere qui dentro ed essere indipendente, autonomo? Questa è un'ottima domanda. Potrei vivere sottoterra per almeno 2 anni senza problemi. E saresti anche psicologicamente pronto a vivere qui sotto per così tanto tempo? Ottima domanda. Sai, stare in isolamento per molto tempo ha davvero i suoi effetti sulle persone. Quindi potresti aver notato che ho fatto alcuni trucchi psicologici per la mente, con tende, finestre finte. Ti dà quell'illusione che non sei in un bunker, giusto? Vero? Ah, ok. E con soffitti alti non mi sento claustrofobico qui sotto. Quindi in realtà è davvero comodo vivere sottoterra. Potresti comunicare in qualche modo con l'esterno anche? Ho fatto scavare una trincea per la fibra ottica direttamente alla mia proprietà. Quindi posso effettivamente avere comunicazioni direttamente da qui dentro. Ho configurato una rete wifi mesh, così posso utilizzare un cellulare anche se sono nel tunnel e lontano dall'area principale, e così via. Anche se tutto viene portato via, posso continuare ad andare avanti. Posso prendermi cura della mia famiglia, posso prendermi cura del mio cane, di me stesso, giusto? Devo dire che è veramente sorprendente come Matthew sia riuscito a rendere tutto questo spazio un bunker vivibile. Guardate il bagno. Questo è il bagno di casa sua. Un bagno normalissimo, se non fosse che non ci sono finestre. Ma lui ha creato una sorta di illusione ottica, ovvero ha installato delle tende finte che coprono delle finestre inesistenti. Questo è il suo letto, televisione, non gli manca nulla. Di qua invece c'è un'altra stanza da letto con 2 posti letto, ma in realtà poi ci spiegava che se ci fosse un'emergenza questo potrebbe essere utilizzato tutto come campo di soccorso, anche la sala. Il microonde serve per cucinare tutte le derrate alimentari di emergenza, il tè caldo nel caso ci fosse freddo fuori e le persone si dovessero riscaldare. Chiaramente qui ha voluto rendere casa sua più accogliente possibile per viverci lui, però sarebbe un buon punto per dare da mangiare a tutte le persone che verrebbero qui in cerca di aiuto. Un altro punto molto intelligente e interessante è che ha creato un'altra finestra che simula la luce del sole. Ci vuole veramente ingegno per riuscire a rendere questo posto vivibile per lungo tempo, altrimenti impazzisci. Voglio portare anche al livello inferiore che Matthew sta utilizzando come luogo di sicurezza ulteriore, perché a seconda della minaccia esterna lui si può trasferire in questo altro spazio che per adesso deve essere ultimato, ma lui lo sta pensando come luogo di svago, perché vivere qui per mesi, anni potrebbe chiaramente farlo impazzire, ma ha posizionato qui un tavolo da biliardo che può fare anche vari altri giochi. Come potete vedere deve essere ancora ultimato. Finanziariamente è estremamente oneroso finire un progetto del genere, però lui è ambizioso e vuole finirlo, e volevo almeno farvelo vedere perché è incredibile pensare cosa può immaginare la mente umana se si sente in pericolo. Ma il luogo che vi sto per mostrare adesso è la vera chicca del bunker, il punto probabilmente con più potenziale di tutto questo spazio. Le porte sono potentissime, vi dovete immaginare che dovevano resistere a delle esplosioni incredibili, perché qui dentro era nascosto e protetto un missile che serviva per mantenere l'equilibrio tra Russia e America, chiaramente con la forza e con la paura. Ed è qui che Matthew immagina di costruire un condominio, uno spazio che possa accogliere più persone possibili. Ve lo immaginate? Pazzesco. Devo dire che io qui da solo non ci starei neanche un secondo, se successe qualcosa. L'obiettivo è poterlo trasformare
non solo in un condominio per poche persone ricche in cui vivere, ma più in un centro educativo dove possiamo addestrare la nostra prossima generazione di astronauti a vivere su altri pianeti e così via. E se per esempio gli Stati Uniti subissero un attacco nucleare? E se fosse pronto, questo potrebbe essere un posto dove proteggersi, dove essere al sicuro. Potresti effettivamente iniziare a progettare questo tipo di concetti resilienti ai disastri nella tua stessa vita, coltivando cibo fresco, avendo aria pulita, acqua pura, energia costante, tutto nella tua stessa casa. Non dovresti fare affidamento su di me, sul governo o su qualcun altro per prendersi cura di te. Puoi prenderti cura tu della tua stessa vita, ma devi essere in grado di mettere in pratica queste cose oggi. Così che se accade un'emergenza, sai come reagire. Se possiamo iniziare a progettare questo nelle comunità delle persone, allora non devi più pensare che sia solo io. Anche i tuoi vicini stanno facendo esattamente la stessa cosa e tutti sono autonomi e in grado di prendersi cura delle proprie famiglie. Se possiamo risolvere queste sfide per vivere sulla Luna, possiamo risolvere queste sfide per vivere qui sulla Terra. Beh, interessante. Ovviamente non possiamo tutti avere un bunker come Matthew o una collezione infinita di armi d'assalto. E so anche bene che il mondo dei preppers può sembrare un pelo paranoico, però immergendomi nelle loro vite e ascoltandoli senza pregiudizi, credo di aver capito dove nasce l'esigenza che li spinge a prepararsi. Alla base di tutto c'è sicuramente un istinto primordiale: sentirsi al sicuro. E quando ti senti al sicuro, quello diventa il terreno su cui puoi far crescere la felicità. Infatti, per loro la felicità è questo: essere pronti, avere addirittura un piano per la fine del mondo. E per quanto possa sembrare estrema, questa visione ha una sua logica. Questo viaggio mi ha mostrato qualcosa che spesso ignoriamo. La nostra normalità è fragile e le certezze a cui ci aggrappiamo lo sono ancora di più. Ed è forse qui il messaggio più grande da portarci a casa. Ricordarci che ciò che abbiamo oggi, ovvero tutto quello che ci sembra normale, è già un dono straordinario. Perché potrebbe succedere che una mattina il mondo smetta di funzionare come hai sempre dato per scontato. E tutto d'un tratto capiresti che non eri in controllo proprio di niente. E solo in quell'attimo sospeso realizzeresti che la normalità era un miracolo quotidiano e che la felicità era già nascosta lì. Delle cose troppo semplici per accorgercene davvero.